Oggi faremo 3 esercizi sul reciproco delle frazioni algebriche, ma prima un breve ripasso. Il reciproco di una frazione algebrica è la frazione che si ottiene invertendo il numeratore col denominatore, sia a di x fratto b di x, la frazione algebrica di partenza, dove a di x e b di x sono entrambi dei polinomi. Inoltre, il polinomio b di x deve essere diverso da 0, perché si trova al denominatore della frazione. Se anche a di x è diverso da 0, allora definiremo il reciproco della frazione data come b di x fratto a di x. Il reciproco di una frazione algebrica si indica anche attraverso l'esponente meno 1, cioè potremmo scrivere in questo modo che a di x fratto b di x, il tutto elevato alla meno 1, è uguale a b di x fratto a di x. Passiamo subito agli esercizi. Abbiamo 1 fratto x più 1 fratto y, il tutto elevato alla meno 1. Dobbiamo stabilire se è uguale a x più y. Quindi questo è un esercizio di vero o falso. Come prima cosa possiamo sommare le due frazioni algebriche dentro le parentesi. Quindi facciamo il minimo comune denominatore, che in questo caso è x per y, e poi riscriviamo i numeratori. Quindi x per y, che è il nuovo denominatore, diviso x per 1, e otteniamo y, più x per y diviso y per 1, quindi più x, il tutto elevato alla meno 1. Dato che l'esponente è negativo, dobbiamo fare il reciproco della nostra funzione algebrica, cioè scambiare il numeratore col denominatore. E quindi otteniamo x per y fratto y più x, il tutto elevato alla prima. Ma noi sappiamo che è superfluo scrivere elevato alla prima, quindi possiamo riscrivere la nostra frazione algebrica come x per y fratto y più x. Ora ci accorgiamo che questa frazione algebrica è diversa da x più y. Notiamo che in questa frazione algebrica non c'è nulla da semplificare tra numeratore e denominatore. Quindi le due espressioni sono proprio diverse, per cui il quesito sarà falso. Facciamo attenzione a un errore molto comune. Ripartiamo da questa frazione algebrica, x per y fratto y più x. Alcuni di noi semplificano la x al numeratore con la x al denominatore, cioè fanno una cosa di questo tipo, x, e la fanno diventare 1. Anche la x al denominatore diventa 1, perciò scrivono che la frazione algebrica equivale a y fratto y più 1. Questo ovviamente è un errore comune, ma è un grave errore. Non si può semplificare in questo modo perché al numeratore la x è un fattore del numeratore, ma al denominatore la x è un termine, non è un fattore del denominatore. Noi possiamo semplificare le frazioni algebriche soltanto quando ci sono dei fattori comuni al numeratore e al denominatore. Se per esempio la nostra frazione algebrica fosse stata x per y fratto xy più x, allora avremmo potuto scriverla così, xy fratto x che moltiplica y più 1. A questo punto ci saremmo accorti che la x al numeratore è un fattore del numeratore, così come la x al denominatore è un fattore del denominatore, e quindi si possono semplificare. Quindi avremmo potuto scrivere così y fratto y più 1. In questo caso sarebbe stato corretto. Quindi ribadisco che il primo esempio non è corretto, non si può fare e lo barriamo. Vediamo un altro esercizio. Il reciproco di a alla seconda più 2 è 1 fratto a alla seconda più un mezzo. Dobbiamo dire se ciò è vero o è falso. Partiamo considerando a alla seconda più 2 e scriviamolo
come fosse una frazione. A alla seconda più 2 fratto 1. Ora noi sappiamo che il reciproco di una frazione si ottiene scambiando il numeratore con il denominatore. Quindi il reciproco di a alla seconda più 2, che si indica anche con a alla seconda più 2 elevato alla meno 1, si ottiene scambiando il numeratore col denominatore, quindi diventa 1 fratto a alla seconda più 2. Questo è il reciproco di a alla seconda più 2 e notiamo subito che è diverso da 1 fratto a alla seconda più 1 fratto 2. Quindi la risposta è falso. Giusto per chiarezza, sommiamo algebricamente 1 fratto a alla seconda più 1 fratto 2. Facciamone il denominatore comune, che è 2a alla seconda. Calcoliamo i numeratori, 2a alla seconda diviso a alla seconda fa 2, che per 1 dà 2, più 2a alla seconda diviso 2, che fa a alla seconda, per 1, quindi a alla seconda. Ho fatto questo passaggio per mettere in evidenza ancora meglio come 1 fratto a alla seconda più 2 sia diverso da 2 più a alla seconda fratto 2a, e quindi la risposta è falsa. Dobbiamo calcolare il reciproco della seguente frazione algebrica, x alla seconda meno 9 fratto x alla seconda più 7x più 12. Partiamo scomponendo sia il numeratore che il denominatore. Quindi x alla seconda meno 9 è x meno 3 per x più 3 fratto. Al denominatore notiamo che abbiamo un trinomio di secondo grado con coefficiente del termine x alla seconda, che è 1, quindi è un trinomio notevole. Dobbiamo quindi trovare quei due numeri che sommati diano 7 e moltiplicati diano 12. Quindi dobbiamo trovare due numeri tali che a più b sia uguale a 7 e a per b sia uguale a 12. I due numeri sono 3 e 4. 3 per 4 12, 3 più 4 7. Quindi possiamo riscrivere il denominatore della frazione algebrica come x più 3 per x più 4. Ora ci accorgiamo che x più 3 è un fattore comune al numeratore e al denominatore, perciò possiamo semplificarlo. E otteniamo x meno 3 fratto x più 4. L'esercizio chiede di calcolare il reciproco della frazione algebrica, per cui dobbiamo calcolare la frazione algebrica elevandola alla meno 1. E ciò equivale a scambiare il numeratore col denominatore. Quindi scriveremo x più 4 fratto x meno 3. E questo è il reciproco della frazione di partenza. Alla prossima!